Ma voi avete capito perché i giapponesi si sono fermati nelle corse facendosi superare dagli europei che sono mostruosamente più piccoli? Perché noi siamo più intelligenti e loro no? Vabbè, dite che do sempre brutte notizie, catastrofi, fallimenti, truffe, gente che perde la testa, impicci e cazzari. Per una volta vi voglio parlare di una cosa imminente, che è una, diciamo, rinascita, la rivincita e la rinascita dei giapponesi che è già iniziata, anche se qualcuno non se n'è accorto. Stanno tornando, e questa è una cosa positiva per il mercato, per i clienti, per l'economia e per lo sport, perché a nessuno piacciono i monomarca, intendiamoci. In questo video vi farò capire quanto sono più grandi di tutti, come dimensioni e tutto il resto, perché hanno rallentato, come stanno tornando e in che ordine anche. Siete pronti? Dai! Ciao da Mister Helmet, non è un modo di dire, i giapponesi hanno veramente le loro idee, i loro metodi e i loro schemi comportamentali, anche a livello industriale. Lo avrete sicuramente notato, già da prima del Covid l'Europa motociclisticamente, perlomeno a livello sportivo, stava iniziando a spingere forte, poi li ha superati tutti quanti e tutti insieme, come se qualcuno avesse dopato noi e staccato la spina a loro. Il Covid poi ha fatto il resto, no? Sembra che si siano ammalati industrialmente durante il Covid. Dopo il Covid sportivamente hanno preso solo schiaffi, non c'è niente da dire, stiamo parlando del motociclismo. E anche dal punto di vista del mercato, gli europei hanno davvero guadagnato terreno e fatto le cose più belle. Ovviamente i giapponesi rimangono più grandi e potenti e noi tutti lo sappiamo, però la sensazione è che non li guardiamo più come li guardavamo prima, con quella riverenza. Però la domanda che mi pongo è, che vi pongo è, ma noi veramente lo sappiamo quanto sono ancora più grandi di noi? Ci siamo mai soffermati a misurarli, smettendo di pensare che il mondo delle moto finisca in Europa, mentre invece l'Europa è proprio l'ultimo dei mercati morenti? Bene, perché io vi voglio parlare dalla più piccola alla più grande delle case giapponesi e di come stanno andando. E dopo facciamo un'analisi insieme. Iniziamo da Kawasaki. Nel 2023 e nel 2024, questi sono il biennio, i 2 anni che analizzeremo. Nel 2023 Kawasaki ha venduto complessivamente 444.000 motociclette a livello globale e sono tantissime, suddivise più o meno a metà fra paesi sviluppati e paesi emergenti, dove ne ha vendute un po' di più. Per l'anno fiscale 2024, appena è finito, è arrivata possibilmente, lo dico possibilmente perché avevo il dato degli 8 mesi, poi il resto sono proiezioni, a circa 520.000 motociclette. Nel periodo aprile-settembre, cioè il secondo trimestre dell'anno fiscale giapponese, loro ragionano così, Kawasaki ha registrato un aumento delle vendite di più 5%, quindi sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti, crescendo però in realtà un po' di più in quelli emergenti che noi non abbiamo sotto mano, che non controlliamo, di cui non ci occupiamo tanto. Dal punto di vista finanziario, ve lo dico, nell'anno fiscale concluso nel 2024, il segmento Power Sport and Engine di Kawasaki, che si è separato, vi ricorderete, da Kawasaki Heavy Industries, che quindi si occupa delle motociclette, ha fatturato 592 miliardi di yen, che più o meno sono tipo 3,7-3,8 miliardi di euro. Ok? Quindi l'utile operativo ha subito una diminuzione di 140 milioni di euro per via di alcune spese che hanno, alcuni costi fissi, alcuni investimenti che stanno facendo, ma abbiamo parlato dell'idrogeno, lo sapete, alcuni richiami, però per il resto Kawasaki, diciamo, sono in sintesi, è 2 anni che cresce nonostante stia spendendo delle cifre spropositate per la ricerca e sviluppo. E infatti lo sapete che nel suo essere un po' più strana, Kawasaki è l'azienda che fa le robe più avveniristiche, spendendo molti denari. Allora, invece, se vogliamo parlare di Suzuki, nel corso dell'anno fiscale 2023, quindi Suzuki ha registrato una crescita mostruosa, significativa per le motociclette. Quindi, secondo i dati disponibili che noi abbiamo, le vendite hanno raggiunto circa 1,9, 1,91, 1,95 milioni di moto, cioè quasi 2 milioni, segnando un incremento rispetto all'anno precedente. Quindi invece per il 24, quindi Suzuki ha continuato a crescere in maniera mostruosa, quindi nei primi 8 mesi
ha fatto 1,4 milioni di moto, quindi più 8,3, parliamo degli anni fiscali giapponesi, i riferimenti per loro sono questi, rispetto all'anno precedente, e quindi alla fine del 2024 sono stati sicuramente, perché si era molto vicini già al terzo trimestre, superati i 2 milioni di moto, quindi miglior risultato per Suzuki degli ultimi 15 anni. Quindi quasi 4 volte Kawasaki, che è già grande, c'è Suzuki, ok? Non so se questa differenza voi ce l'avevate in mente fra le due case, però adesso ce l'avete, e quindi ci avete anche in mente, avete capito che Suzuki non è in crisi nemmeno un po'. Dopo spiegheremo appunto il nesso con il ritiro dalle corse. Quindi dal punto di vista finanziario, Suzuki ha fatto tipo 32 miliardi di euro, con un più 2,8 miliardi, e con un utile netto che è salito di 1,6 miliardi. Tenete conto che questi numeri di utile in più sono già maggiori del debito che una casa gigantescamente indebitata come KTM riscontra. Quindi capite che quello che per KTM è un debito insormontabile, per le giapponesi è la crescita annua, ok? Tanto per darvi un'idea delle differenze di grandezza con cui noi ci troviamo che noi ci troviamo a maneggiare, insomma. E inoltre Suzuki continua, e poi finisco su questa casa numero 2, ha registrato un aumento delle vendite in mercati chiave come India e Europa, perché noi siamo un mercato chiave per Suzuki, anche se magari in Italia non sembrerebbe, però in Europa lo è, e quindi è cresciuta moltissimo. Quindi solide performance, e i risultati di Suzuki per l'anno 2023 sono esagerati. Quindi è cresciuta sia nel 2023 che nel 2024, dove ha avuto il risultato più eclatante degli ultimi 15 anni. Adesso vediamo le case veramente grosse, perché queste erano le giapponesi, fra virgolette, piccole. Ok, allora Honda ha venduto nel 2023 18,4 milioni di motociclette a livello globale. Sì, vabbè, ma ha venduto le motociclette piccole, i motorini, ok, ma su quelle c'è il margine spaventoso che noi non vogliamo mai riconoscere. Insomma, poi Honda ha registrato un incremento di più 700.000 unità rispetto all'anno precedente, quindi ha venduto in più il doppio delle moto che vende tutta Kawasaki, ok? Per darvi un'idea di quanto è più grande di Kawasaki, ma dopo vedrete anche altre cose. Nell'anno 2024, già da aprile a settembre, aveva venduto 11 milioni di moto circa, quindi più 12%, le proiezioni sono state confermate. Quindi ha avuto un profitto operativo del più 6%, 6,6%, grazie ai volumi di vendita, anche se sono aumentate le spese per il personale, ricerca e sviluppo e anche altre cose. Invece nel 2024 Honda aveva già il più 12, e l'azienda ha plausibilmente dall'ultimo trimestre a oggi venduto 20 milioni di motociclette, quindi con una crescita di più 400.000 moto. Va bene? Quindi più il margine, diciamo così, l'aumento di motociclette vendute di Honda sono le motociclette prodotte totali da Kawasaki. Okay? Quindi adesso poi c'è Yamaha. Yamaha ha registrato, vende 4 milioni,6 milioni, 4,6 milioni di motociclette nel 2023 con un più 0,8%, e invece nel 2024 è riuscito a venderne 5 milioni, quindi ha aumentato qualche punto di percentuale, va bene? Quindi è il secondo anno che fa un incremento consecutivo, ok? Volete vedere in grafica come sono posizionate dal punto di vista del, diciamo così, fra loro le giapponesi, in modo da capire quante moto vendono e qual è la loro revenue e quali sono le differenze fra loro in una battaglia fra giganti, in cui ci sono molti giganti e giganti un po' più piccoli? Io ve lo faccio vedere, ma prima vi devo dare un consiglio, ok, che è quello che manda avanti questa pagina. Ho 10 dispositivi per NordVPN. Ragazzi, la privacy e la sicurezza sono importantissime, soprattutto quando viaggiate online e quando navigate su wifi pubblici, siete in viaggio, ad esempio,
non sono quelli le situazioni più tranquille, le condizioni più sicure. Con NordVPN siete sempre sereni, oppure vi mandano un messaggio, un SMS, un messaggio su WhatsApp, un messaggio di un messenger di Facebook dove dovete cliccare qualcosa ed è facile caderci, e soprattutto perché molto spesso siete in viaggio, avete fretta, avete mille cose da fare, loro lo sanno gli orari quali sono quelli più complicati e le truffe sono sempre più avanzate. Non cliccate mai niente, vi raccomando, fate i furbi, ma sappiate che NordVPN ha una funzione che vi protegge da questi siti pericolosi e dai malware che per sbaglio potreste scaricare. 10 dispositivi, come dice il jingle, vuol dire telefono, l'altro telefono, il tablet, il PC fisso, la smart TV, l'Android Auto addirittura e il telefono di vostra moglie e la vostra fidanzata, non lo so. Insomma, 10 dispositivi sono tanti. Andando su nordvpn.com/Mr. Helmet, eccolo qua, nordvpn.com/Mr. Helmet, vi prendete tutto questo, vi scegliete il piano adatto a voi, vi scegliete i tempi e tutte le funzionalità che magari vi fanno più comode, vi servono di più, come il generatore di password, diciamo la possibilità, lo spazio cloud, tutto quello che volete e in più. Siete felici per 30 giorni, avete 30 giorni di tempo per tornare indietro, ma sono sicuro che non lo farete. Ok? nordvpn.com/Mr. Helmet. E adesso vi faccio vedere in grafica come sono posizionate fra loro Honda, Yamaha, Suzuki e Kawasaki. Guardate che anche se Yamaha e le altre recuperano, ci sono grandissime differenze. Guardate qua che mostruosità. In blu le vendite, ok? In verde le revenue. Ovviamente c'è chi spende di più, c'è chi spende di meno, c'è chi sta investendo di più, c'è chi ha dei costi fissi che ogni tanto si presentano e quindi induriscono un po' la questione. Comunque guardate la differenza fra le 4 case, ok? Allora, una volta capito di chi stiamo parlando diciamo così, che è un mondo che parla sempre di crisi, ma queste crisi certe aziende non ce l'hanno, perché hanno tutte il più davanti, cerchiamo di capire allora perché hanno rallentato e perché si sono praticamente fermate nelle corse, nel racing e anche un po' su certi tipi di mercati, dando lo spazio agli europei di prendere un pochino il sopravvento. Una delle prime risposte è per filosofia. Allora, voi avete mai visto un'azienda giapponese in fallimento, in difficoltà, tanto da rischiare di chiudere, a parte Nissan che però si è associata con Renault, una situazione un po' particolare? Praticamente mai. È una nazione che ha beccato 2 bombe atomiche e non è retorica, e che ha inventato le arti marziali, e diciamo sono la cosa più ragionata e sicura che un uomo possa praticare, quindi hanno quello, veramente non è uno scherzo, per cultura un istinto di autoconservazione come principio cardine, e che noi siamo abituati a immaginare i giapponesi come irruenti, come kamikaze, eccetera, ma la verità è che quello è stato un momento, un periodo storico. La verità è che i giapponesi sono assolutamente cauti e giudiziosi, soprattutto dal punto di vista finanziario e industriale, perché le aziende hanno una grossissima responsabilità sia verso loro stesse che verso il territorio e il tessuto sociale in cui si inseriscono, e quindi difficilmente intraprendono azioni spregiudicate che potrebbero causarne la chiusura o, diciamo così, danni etici, il disonore, eccetera. E questo è il motivo per il quale, nonostante fosse fresca di mondiale e non fosse assolutamente in difficoltà finanziaria, Suzuki ha deciso di ritirarsi dalla MotoGP, e Kawasaki lo ha fatto ancora prima di iniziare. Vi ricorderete il team Hayate con Melandri, perché per qualche motivo le aspettative erano più basse di quelle che ci si sarebbe attesi. Quindi non per crisi finanziaria, ma per essere in grado di fronteggiarne una eventuale, per una, diciamo, per un potenziale pericolo che sarebbe potuto arrivare negli anni successivi, e soprattutto perché magari in quell'ultimo periodo, come ho già detto, i risultati non erano così eclatanti come negli ultimi anni, e quindi i giapponesi hanno la tendenza, quando la situazione non è chiara, magari anche dal punto di vista dei regolamenti, delle situazioni, di mettersi in posizione d'urto, perché i problemi, prima di affrontarli, vogliono evitarli. Quindi, al di là della differenza delle filosofie che diciamo contraddistingue queste 4 case che vi ho vi ho fatto vedere,
che sono simili ma non identiche, i giapponesi sono tutti estremamente cauti. Lo vedete anche sull'elettrificazione, i giapponesi preferiscono sperimentare per primi, ma non fanno quasi mai all-in nelle tecnologie. Toyota ha inventato l'ibrido, ma non si è lanciata e immersa completamente nell'elettrico. Quindi, in base alla grandezza, le società giapponesi hanno avuto nei confronti delle corse un approccio diverso. Ok, Suzuki è arrivata a ritirarsi del tutto, Kawasaki sicuramente dalla MotoGP e poi anche dalle corse ufficiali come la Superbike, tanto che ha Bimota che la rappresenta, che è una controllata. Il discorso del team ufficiale Kawasaki è un altro ancora, e Honda e Yamaha invece, che sono troppo grandi per potersi ritirare, per permettersi di ritirarsi del tutto. Avete visto nel grafico quanto sono più grandi delle altre due. Hanno sicuramente mollato in Superbike, dato che il prodotto di serie non ha più quell'incidenza sulle vendite, mentre in MotoGP sono rimasti a guardare letteralmente alzando il piede dall'acceleratore in attesa di tempi e soprattutto di regolamenti migliori. Il discorso dei regolamenti è molto importante per i giapponesi, che sono abituati a lavorare con cicli di tempi più lunghi e quindi hanno bisogno di regolamenti che cambiano il meno possibile per poter affermare il loro metodo di lavoro. Ok? Questo non per una crisi, perché non hanno avuto alcuna crisi, ma per un timore di un'eventuale crisi nel mercato globale, che poi di fatto c'è stato, e la situazione è instabile, appunto, dal punto di vista di varie cose politiche, la proprietà della MotoGP, i regolamenti, ve l'ho detto, e tutto il resto. Adesso che in crisi ci sono gli altri, perché gli altri costruttori affrontano delle crisi, o comunque, anche nel caso di Ducati, delle minacce di un certo tipo del mercato, loro che le difficoltà le hanno superate e sono tutti col segno più davanti, adesso i giapponesi sono pronti a tornare, ok? Prove generali per cui il prossimo biennio sarà così di test, e poi nel 2027 a tutto gas. Allora lasciamo perdere Suzuki e Kawasaki, che sono impegnate con Toyota nell'idrogeno, ok? E apro una piccola parentesi per farvi capire che, a parte Honda, che è la più grande di tutte di gran lunga, tutte le case giapponesi di moto, pur non avendo formalmente rapporti fra loro, hanno tutte rapporti di collaborazione con Toyota. Se volete, questo facciamo uno spin-off, e di questo tema possiamo parlare in un altro video. Quindi le ha Suzuki per via delle auto e di alcune altre cose, le ha Kawasaki per via dei progetti proprio marcatamente legati all'idrogeno, dove Kawasaki fa anche le motociclette, le ha Yamaha, che da anni collabora con Toyota per i motori e le emissioni e un sacco di altre cose. Quindi, tornando alle case più grandi, Honda e Yamaha, con particolare attenzione a Yamaha, lo ripeto perché è decisamente più vitale, con particolare attenzione a Yamaha, sono tornate a investire in uomini, risorse e idee per tornare all'apice delle corse che contano, ovvero della MotoGP, ma non solo, ok? Non solo. Allora, al di là del fatto che ci metteranno comunque del tempo, Honda, Yamaha hanno approcci diversi, e al di là del fatto che la loro situazione sportiva è al momento molto diversa, con Honda che soffre molto di più, tutti i giapponesi torneranno entro breve a fare le corse con l'impegno e quindi anche a vincere. Attenzione che il concetto di brevità di cui sto parlando è un concetto di brevità giapponese che richiede una interpretazione. Le corse vanno fatte in un certo modo, i giapponesi le fanno in un altro modo ancora, le fanno con cautela e tutto il resto, però è evidente che soprattutto per Yamaha, per quelle che sono le mie informazioni, è tornata ad investire a quattro mani su tutte le discipline sportive di strada, fuoristrada e anche su acqua, perché non dimentichiamo che queste case sono tutte impegnate anche nel compartimento marino, quindi i motori marini e tutto il resto. Quindi, per capire il motivo per il quale i giapponesi torneranno e l'impatto con cui lo faranno, vi faccio vedere un grafico che fa capire la differenza fra le case giapponesi e le case europee che noi riteniamo più grandi e prestigiose, ok? In questo grafico, eccolo qui, vedete Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, KTM, poi BMW, Triumph, Ducati, Aprilia e Moto Guzzi. Li ho messe per simpatia, ma vedete che la casa più grande in Europa fa fatica ad essere metà della giapponese più piccola, ok? Quindi
come potete vedere la più grande di tutti per volumi è appena che è KTM, appena scalfisce la più piccola delle case giapponesi, mentre Honda è la più grande di tutti gli altri giocatori sul tavolo messi insieme. E quindi è evidente che se è vero che un gigante ci mette tanto a svegliarsi, è anche vero che il sonno in cui le case giapponesi si sono addormentate negli ultimi anni è stato un sonno autoindotto, volontario, insomma si sono messi più che altro a fare un riposino più che essere storditi. Al di là di questa crisi globale che stiamo vivendo, e forse proprio a causa di quest'ultima, gli equilibri fra le case europee e le case giapponesi, asiatiche, perché ci metto in mezzo anche i cinesi e gli indiani, sono destinati a cambiare sia sul mercato che in pista. Qualunque tipo di pista ci sarà da percorrere, e noi europei, io ve lo dico, secondo me ci siamo illusi un po'. Quindi noi europei, che da sempre pensiamo di essere il centro del mondo, mentre non lo siamo ormai da tempo né per il mercato né per la politica, dovremmo renderci conto del fatto che sicuramente negli ultimi anni li abbiamo battuti i giapponesi, ma che per gran parte, diciamo, ci hanno lasciati vincere perché avevano tutti altre cose da fare, da pensare, e a volte non hanno quasi neanche partecipato perché a loro interessavano altre cose, no? Ok? È un po' come guardare la storia del mondo in lustri, decenni, secoli o ere geologiche, in cui magari i dinosauri fanno molta paura, ma poi in un colpo si estinguono. Secondo voi può essere che i dinosauri siamo noi? Energia di megalopoli, uragano di fuoco, fiamma di megalopoli. Ciao da Mr. Helmet.